Probabilmente hai incontrato o frequenti abitualmente persone che quando proponi un'idea, un parere, un suggerimento, che magari ti è stato anche richiesto dal diretto interessato, riprendono la parola con la formula abituale sì però, per poi contraddire o opporre resistenza a quanto hai espresso. Esistono in ambito lavorativo, in famiglia, tra le amicizie, e facendo il coach e il formatore ogni giorno posso assicurarti che li trovo anche in aula e seduti al mio fianco nelle sessioni di coaching che tengo. Negli Stati Uniti li hanno soprannominati yes butter e sembra siano un esercito di persone che non riescono a capire quanto questa formula sia deleteria per la comunicazione relazionale. Gli yes butter affossano le relazioni in generale perché impediscono la risonanza e non sto parlando di un legittimo disaccordo, non sto dicendo che non bisogna mai mostrarsi oppositivi alle idee degli altri. Mi riferisco invece a una sorta di abitudine reiterata a contraddire in maniera indiretta qualsiasi proposta o consiglio dell'interlocutore. Lo yes butter lo riconosci proprio per la frequenza con cui lo senti pronunciare sì però, oppure sì ma. E la cosa diventa snervante, soprattutto quando, come ho detto, ti ha chiesto un consiglio. Nel mio lavoro di coach incontro spessissimo persone che mi si presentano la prima volta con un problema da risolvere o un obiettivo da raggiungere. Ovviamente non do loro consigli immediati, non salto subito alla soluzione, anche se spesso mi appare chiaramente, subito dopo aver capito la dinamica. Cerco di accompagnare la persona tramite domande che vengono definite a imbuto, a raggiungere da sola la soluzione, dal momento che, come diceva Blaise Pascal, chi si persuade da solo si persuade meglio e prima. La maggior parte delle volte, a seguito di questo processo, il cliente, arrivandoci da solo, vive una sorta di illuminazione che lo motiverà a muoversi per ottenere il risultato. Ma capita non di rado di trovarmi davanti a uno yes butter che, con la formula sì però, mi dimostra apertamente che sul piano inconscio, nonostante abbia capito i meccanismi del suo blocco, non ha alcuna intenzione di muoversi, ma è più spinto a sfogarsi, a vivere rancori o sensi di colpa, rimanendo esattamente dov'è. In questi casi il lavoro di coaching è certamente meno fluido e sono costretto a mettere nella ricetta altri ingredienti strategici per aggirare la sua resistenza, con più fatica e più incontri. Un tipo di yes butter molto frequente è quello che si rivolge al professionista in cerca di un rimedio veloce, una pillola magica o un elisir che risolva in tempi brevi la dinamica che vive, senza dover mettere in discussione se stesso, senza dover cambiare minimamente il proprio approccio. In questi casi il sì però diventa proprio la colonna sonora dell'incontro. Uno dei temi più frequenti che mi vengono portati in studio, soprattutto da parte di donne, è quello della relazione clandestina con un uomo già impegnato in un'altra famiglia. Spesso padre di figli, avuti con la compagna con cui dice di non avere più alcuna relazione passionale, ma con la quale continua a vivere per garantire alla prole la parvenza di un nido solido. Questa sceneggiatura è una delle più antiche nel mondo occidentale e vede protagonisti attori con bagagli emotivi molto differenti. Da un lato c'è la donna amante che spesso si innamora ed entra nel circolo vizioso della speranza che un giorno il suo amato sarà tutto per lei, rimanendo per mesi, se non addirittura anni o nei casi più gravi per una vita intera, a vivere il ruolo della comparsa, a nutrirsi di briciole rubate, a vivere continui momenti di assenza, interrotti a tratti da attimi di condivisione eccezionali, a causa dei quali la speranza viene mantenuta in vita. Dall'altro c'è l'uomo che, se è minimamente onesto verso l'amante, mette subito le mani avanti, dichiarando di non potersi permettere una relazione troppo vincolante a causa della sua situazione familiare e relegando la donna in una posizione per cui, se accetta la clandestinità, accetta anche di non poter fare in alcun modo pressione e di accontentarsi degli spazi che lui riesce a rubare. Lei, pur di non rinunciare alle ipnotiche briciole e spinta dalla speranza che con il suo amore riuscirà a convertirlo, accetta l'inaccettabile, salendo così su una giostra che assomiglia molto a quella dei seggiolini volanti, meglio nota come calci in culo, sulla quale si cerca di agguantare un fuggente codino di peluche appeso a una corda, che si fa acchiappare molto raramente e dopo 1000 sballottamenti, garantendosi un altro giro gratuito.
Bene, quando porto questa donna a una nuova consapevolezza della situazione e di quanto le sue illusioni siano vane, lei capisce che dovrebbe amare di più se stessa, e i casi sono due. Prende atto della situazione e inizia davvero ad amarsi di più, sottraendosi al gioco perverso del calcio in culo, oppure inizia con i sì però e mi dimostra di essersi innamorata della giostra. Sì, però, se gli esprimo troppo il mio malessere, lui mi lascia perché ha sempre detto che vuole una cosa leggera. Sì, però, se capisce che sto male, quando scompare, mi dice che è meglio non vederci più, perché mi ama e non vuole farmi soffrire, e io non voglio perdere il suo amore. Sì, però, se mi adeguo come ho sempre fatto, lui non mi vedrà più come la sua oasi. Sì, però, quando gli ho detto che stavo male, l'ultima volta che non si è fatto sentire perché era in vacanza con la famigliola felice, mi ha detto che non posso avere pretese, visto che lui è stato chiaro fin dall'inizio e io avevo accettato le sue condizioni. Un rullo di sì però che tendono a vanificare in toto qualsiasi mio intervento, al punto che spesso devo sottrarmi al coaching per una questione etica, dal momento che non ha senso ricevere una persona che non vuole spostarsi di 1 millimetro da dove si trova. In questi casi quindi il sì però funge da calcificante e mette in atto un paradosso secondo cui da un lato cerchiamo una soluzione e dall'altro non ne accettiamo nessuna, perché vogliamo un miracolo, ovvero che qualcuno cambi per grazia ricevuta e senza fare nulla di diverso da quanto stiamo già continuando a fare. Per fortuna loro, non tutte le persone yes butter si trovano in queste situazioni ed è frequente incontrarne alcune vestite da leader, da colleghi, gente che si muove in ambito aziendale o professionale. La riunione è il terreno di gioco più gettonato, nel quale lo yes butter dà il suo meglio, ogni volta che qualcuno offre un contributo per risolvere un momento di difficoltà. Finché è un collaboratore a giocare questo gioco, se sopra di lui c'è un leader abbastanza degno di questo nome, si dimostra in grado di gestire la situazione con una certa maestria e di limitare i suoi sì però. Ma quando è il leader a giocare da yes butter, le cose possono diventare catastrofiche per tutta la squadra e alla fine per l'azienda stessa. Le persone sì però uccidono le idee sul nascere, anche quando sono quelle giuste per risolvere qualcosa. Le uccidono a prescindere perché arrivano da qualcun altro e non da loro stesse. Un leader degno di questo nome non si muove mai da yes butter, ma da why notter, per usare un altro termine inglese, che rende l'idea di una persona che utilizza la formula perché no, prima di affossare qualsiasi idea. Tempo fa ho trattato in una puntata il tema del mindset, ovvero della predisposizione mentale che per alcune persone è statica, mentre per altre è dinamica o di crescita. I sì però, i sì ma, i non adesso e tutti gli altri sì condizionati sono chiaramente formule di chi ha un mindset statico e non vede al di là del proprio naso, mentre i perché no sono il motore pulsante delle persone con mindset di crescita e sono queste a far volare le aziende, quindi bisognerebbe già in fase di selezione misurare questa predisposizione, che è più facile da cogliere di quanto possa sembrare. Prendere in squadra una persona sì però non è una genialata, perché significa trovarsi spesso in situazioni sfiancanti, in ambienti passivi e statici, dove il leitmotiv è il lamento fine a se stesso, ma al di fuori dell'ambito aziendale anche mettersi in coppia con uno yes butter può diventare simile al supplizio della goccia. Concludendo, se ti trovi a pronunciare spesso la formula sì però, ricordati che non fai mai una buona impressione a chi hai di fronte. E se la senti pronunciare spesso da qualcuno, renditi conto che stai parlando con uno yes butter e prendi atto che probabilmente si tratta di una relazione snervante. Mi vedrai di nuovo qui, sabato prossimo alle 11 del mattino. Buon cammino, da Sergio Massi.